trascorso 23 anni in classe. Ho visto alunni brillanti rimanere indietro. Ho visto studenti nella media arrivare a realizzare cose incredibili. Ho visto insegnanti capaci di distruggere lentamente il talento nel tempo, senza nemmeno rendersene conto. E ho visto qualcosa a cui nessun libro di psicologia che ho letto negli anni mi aveva preparato. Le persone più intelligenti che ho incontrato nel corso della mia carriera non sembravano intelligenti. Non erano i primi ad alzare la mano quando veniva posta una domanda. Non vincevano il primo posto nelle competizioni. Alcuni erano i più silenziosi della classe. Altri erano considerati difficili. Uno che ricordo ancora era uno studente che era già stato emarginato dai suoi coetanei, che si era persino convinto di non avere alcun talento. Oggi, quel ragazzo insegna neuroscienze all'Università di Bologna. Quindi, quando qualcuno mi chiede come riesco a riconoscere l'intelligenza in uno di loro, non la giudico in base ai voti che prendono durante l'anno. Ecco come rispondo. In primo luogo, tendono ad essere un po' più introversi e scelgono di presentarsi in questo modo. Non è timidezza, non è ansia sociale, è solo che il loro cervello non si ferma mai e hanno bisogno di silenzio per lavorare. La corteccia prefrontale, la parte del cervello associata al pensiero complesso, al processo decisionale e alla concentrazione profonda, funziona in modo più produttivo, senza alcun rumore di fondo. Uno studio della London School of Economics ha chiaramente dimostrato che le persone con un livello di intelligenza più elevato, a differenza delle altre, sono riluttanti a socializzare e traggono meno soddisfazione da questa attività. Nei miei 23 anni di insegnamento ho imparato a individuarli immediatamente. Erano quelli che rimanevano seduti, mentre tutti gli altri si precipitavano fuori durante la ricreazione. Non perché non avessero amici, erano semplicemente persi nel flusso di pensieri che ancora scorreva nelle loro menti. In secondo luogo, fanno domande che ti mettono in difficoltà. Non le domande preparate, da manuale. Domande che ti sfidano un po'. Quelle che ti fanno pensare: aspetta un attimo, non ci avevo mai pensato in questi termini prima d'ora. Ricordo una studentessa di 13 anni a Firenze. Durante una lezione sulla Seconda Guerra Mondiale alzò la mano e disse: «Ma professoressa, se fossimo nati dall'altra parte, avremmo pensato come loro?» Ci fu un momento di silenzio in classe. Anch'io rimasi in silenzio. Quella domanda mi è rimasta impressa nella memoria fino ad oggi. Le persone con un QI elevato non accettano spiegazioni superficiali. Il loro cervello ragiona sempre in modo più profondo e si aspettano una risposta dello stesso calibro. Terzo, parlano da soli. Lo so, sembra strano, ma gli psicologi lo chiamano dialogo interiore. E non è un segno di follia, è un segno che il cervello sta funzionando molto meglio. Parlare ad alta voce aiuta a incanalare correttamente i pensieri, rafforza la memoria attiva e migliora la concentrazione. Non interrompevo mai gli studenti quando li vedevo borbottare tra sé e sé mentre risolvono un problema. Stavano pensando. Stavano davvero pensando. Quarto, dicono «non lo so», senza imbarazzo. Questo è forse il segno più sottile e più raro. In psicologia esiste l'effetto Dunning-Kruger. In breve, meno qualcuno sa, più è sicuro di ciò che sa. Al contrario, le persone veramente intelligenti comprendono innanzitutto quanto poco sanno. Leonardo da Vinci riempiva i suoi taccuini di domande a cui non sapeva rispondere. Questo atto non nasceva da debolezza o paura, ma da onestà intellettuale. Ho avuto studenti che preferivano sembrare sciocchi piuttosto che ammettere di non sapere qualcosa. E ho avuto studenti che alzavano la mano e dicevano semplicemente
Non capisco. Indovinate quali si sono rivelati più capaci. Punto 5. Rimuginano su tutto. Una conversazione che per tutti gli altri è finita una settimana fa, ma che continua a ronzarti in testa. Una decisione presa la settimana scorsa. Una parola detta nel modo sbagliato. Una mente così non si ferma mai. Ritorna ai pensieri passati, li rimodella e trova le connessioni tra loro. A volte questo si manifesta come ansia agli occhi degli altri. A volte si manifesta come indecisione, ma è un cervello che sta ancora lavorando su un problema che gli altri hanno già risolto. Punto 6. Fanno ridere le persone e ridere di cuore. La capacità di pensare non è in realtà così semplice. Per costruire una battuta genuina, il cervello riflette profondamente. Poi guarda quel pensiero da un'angolazione diversa e infine combina due idee che di solito non sono collegate. È un processo cognitivo complesso. Non è una coincidenza che dietro ogni risata si nasconda la straordinaria mente filosofica di Roberto Benigni. Né è una coincidenza che la commedia di Nanni Moretti sia sempre anche un acuto commento sociale. La ricerca lo conferma. Esiste un legame misurabile tra un QI elevato e un umorismo sofisticato. Le persone più intelligenti che ho conosciuto facevano ridere in modo diverso, non ripetendo barzellette sentite da altri, ma con idee proprie. Punto 7. Cambiano idea. Per loro non è importante apparire coerenti su ogni argomento. Per loro le convinzioni non sono una questione di identità personale, ma ipotesi di lavoro. Quando emergono nuovi fatti, riorganizzano con calma il proprio pensiero, senza drammi, senza bisogno di difendersi. In psicologia, questo si chiama flessibilità cognitiva ed è uno degli indicatori più affidabili di un'elevata intelligenza. Ho avuto colleghi che hanno insegnato la stessa cosa, nello stesso modo, per 30 anni. E ho avuto studenti che hanno cambiato completamente le loro opinioni su un argomento nel giro di una settimana, perché avevano letto qualcosa, parlato con qualcuno e avuto il coraggio di dire «mi sbagliavo». Ora sapete chi si evolve di più. Punto 8. Non dormono la notte. Pensano. Molte persone con un QI elevato sono mentalmente più attive di notte. Alcuni ricercatori spiegano questo fenomeno dicendo che di notte le persone si sentono più tranquille e sono più ricettive a nuovi pensieri e idee e ne sono consapevoli. Se questo vi suona familiare, scrivete nottambulo nei commenti. Mi interesserebbe sapere a quante persone si applica. Punto 9. Osservano prima di parlare. In una conversazione di gruppo, le persone molto intelligenti sono spesso le prime a tacere. Non perché non abbiano nulla da dire, ma per analizzare le informazioni e formulare una risposta migliore. Osservano la sala, leggono i segnali emotivi e comprendono veramente ciò che viene detto. E quando finalmente parlano, dicono qualcosa che cambia la direzione della conversazione. In Italia, spesso scambiamo il silenzio per timidezza o disinteresse. Il più delle volte è vero il contrario. È il massimo livello di attenzione. Punto 10. Sono sempre alla ricerca di una ragione. Non si accontentano di sapere semplicemente come funziona qualcosa. Vogliono sapere perché funziona in quel modo. Poi, perché esiste. E infine, se potrebbe esistere in modo diverso. La ricerca del significato non è sempre drammatica. A volte si presenta come una voce tranquilla, che pone incessantemente domande nel profondo della mente. Come ha scritto Italo Calvino, cerca e troverai. Non indaga e troverai. Cerca. Il verbo è diverso, l'atteggiamento è diverso. 23 anni in classe mi hanno insegnato qualcosa di veramente importante. L'intelligenza non fa storie, non si veste bene,
non arriva puntuale. A volte si siede in fondo e guarda fuori dalla finestra. Ma se sai cosa stai cercando, la riconoscerai sempre. Se questo video vi ha ricordato qualcuno, un ex insegnante, un amico o forse voi stessi, fatemelo sapere nei commenti. E se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo ora, poiché i miei prossimi post tratteranno argomenti più ampi e approfonditi.